Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di aprile 2026. Ok. Mm. Ragazzi, abbiamo la carta della giustizia. Può essere un momento di riequilibrio, un momento dove si rimettono a posto certe regole o dove si inseriscono le regole. Tenete presente che è anche una carta di contratti e ci parla anche di giustizia divina. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, ognuno ha la sua playlist, e poi c'è anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo di nuovo con la giustizia, scusate. Abbiamo la carta degli amanti. Abbiamo il sole. Dieci di spade. Asso di bastoni. Due di coppe. E re di pentacoli. Ok ragazzi, allora questo è lo sviluppo energetico della vostra energia. Quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Ma se avete qualcuno in testa vi consiglio di rimanere fino alla fine della lettura perché in un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, indipendentemente da quale sia la vostra relazione, ok? Può essere una conoscenza, può essere una persona che state già frequentando, può essere il partner, un amante. Allora, partiamo da questa giustizia. Qui abbiamo un re di spade e un 10 di pentacoli. Potrebbe riguardare un matrimonio, qualche tipo di contratto, qualche tipo di alleanza o lealtà familiare. Vedere gli amanti. Abbiamo una regina di bastoni e un 4 di spade. Ho come l'idea che ci sia da rimettere in equilibrio qualcosa, perché anche la carta degli amanti quando è girata al contrario parla di un disequilibrio, parla di ehm, come se ci fosse discrepanza tra il dare e il ricevere. Io credo che, cioè, ho come la sensazione che abbiate bisogno di riprendervi un po' le forze. Andiamo a vedere il sole. Potrebbe essere qualche tipo di... Guardate, vi dico una cosa, se per caso siete separati, divorziati e ci sono dei figli in mezzo, ehm, questa giustizia con il 10 di pentacoli e il re di spade mi fa pensare a qualche accordo con il vostro ex, la vostra ex, come se ci fosse qualche cosa da risistemare verso metà mese,
anche proprio a livello burocratico, perché con la giustizia e il re di spade potrebbero essere veramente questioni di separazione dei beni, separazione dal o dalla partner, questioni inerenti alla spartizione dei compiti per i figli. Andiamo a vedere il sole. Sacerdotessa, 7 di pentacoli, 7 di bastoni e 3 di bastoni. C'è voglia di costruire, c'è voglia di espandersi, c'è voglia per qualcuno anche di avere dei figli, c'è voglia di come pensare al futuro, però è anche vero che avete come bisogno di schiarirvi le idee, perché effettivamente qui potrebbe esserci qualche dinamica con questi amanti al contrario, dove voi tendete a zerbinarvi, a diventare zerbini degli altri, a dare di più di quello che ricevete. Ed è per quello che c'è anche questo 4 di spade, perché dovete come riportare un pochettino l'energia a voi stessi, ricalibrare queste dinamiche di comportamento di cui parlavamo qui, come il dare nuove regole. Andiamo a vedere il 10 di spade. Amanti. Potrebbe anche essere che qui qualcuno non riesce a lasciarsi indietro un ex. Abbiamo gli amanti e l'asso di bastoni. E l'asso di bastoni è di nuovo qui. C'è qualche tema legato ad un incontro? È come se qualcuno non riuscisse a dimenticare, o come se qualcuno non volesse lasciarsi indietro qualcosa. C'è come qualche cosa. Allora, vi dico anche un'altra situazione. Potrebbe essere che verso la metà del mese possiate incontrare una persona, la quale persona sia occupata, sia già impegnata, ma nonostante questo c'è talmente tanto gioco, tanto feeling, che non riuscite a togliervi questa persona dalla mente. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Mm. 3 di spade. E diavolo, ragazzi, la chimica è impressionante e c'è tanta attrazione sessuale, secondo me, tra voi e questa persona. Però, essendoci anche questo diavolo, potrebbe... Allora, le cose sono due. Da un lato potreste far fatica a mantenere le cose platoniche. Ehm, Perché sento come se ci fosse qualche cosa, cioè gli amanti ci sono 2 volte qui, eh. Sento come se potesse esserci qualche cosa di profondo con questa persona. Potrebbe essere proprio una connessione a livello mentale, secondo me, dove vi capite, dove sembrate sulla stessa lunghezza d'onda, dove vi basta uno sguardo, si ride molto, cioè proprio intesa, sento. Però è come se ci fosse difficoltà in qualche settore, è come se non si riuscisse a sviluppare. Vi dico, qui la carta degli amanti è girata al contrario, quindi c'è un qualche tipo di disequilibrio. Avendo tutte queste carte qui, potrebbe essere un qualche cosa a livello intimo, potrebbe essere un qualche cosa a livello di illecito, mm? O se la vogliamo vedere, diciamo, nel modo più brutto possibile, qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi con il sesso.
Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché nonostante tutto c'è un 2 di coppe, quindi c'è un punto di incontro, c'è come una nuova unione. Temperanza, è come se arrivasse finalmente un equilibrio. Mi viene anche un po' da dire di sospendere l'attività ludica per vedere come si sviluppano le cose con questa persona. Adesso dipende dalle circostanze in cui conoscerete questa persona, però c'è come questa parte un po' divertente, come vi posso dire, stuzzicante, che potreste dover mettere in stand-by per un attimo per riuscire a trovare questo equilibrio e questo punto di incontro. Sento che qui qualcuno ha come bisogno di ridimensionare un po' la situazione. Soprattutto, guardate, datemi una carta per questo diavolo. Ok, non vi accontentate, mi viene da dire. Pestate i piedi, mettete voi le regole. Ok, pestate i piedi perché non so se questi amanti potrebbero anche fare riferimento, per esempio, al vostro modo di vivere le relazioni in generale, però qui avete sia il 4 di spade che la temperanza e quindi c'è proprio come bisogno di risanare la propria psiche, di nutrire voi stessi. C'è un qualche cosa, secondo me, che potrebbe non convincervi di questa persona e vi dico che non, cioè, ritirando la vostra energia, alla fine arriva questo 2 di coppe. L'asso di bastoni, quando è il contrario, è la non azione, l'inazione. E quindi, non facendo niente, fondamentalmente, alla fine è come se si arrivasse ad un punto di incontro. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. La morte. E un asso di pentacoli. C'è un cambio secondo me qui ragazzi, c'è un cambio di dinamica, potrebbe essere un cambio di routine, potrebbe essere un cambio delle regole, un cambio di orari, potrebbe essere, c'è come qualche cosa che ha bisogno di essere rivisto. Io sento che le cose prenderanno un po' piede da sole, cioè nel senso una volta stabilito qua che cosa vi manca e qui cosa non fare fondamentalmente, cioè un po' battere in ritirata, sento che comunque c'è da un certo punto di vista una vostra guarigione con la carta della temperanza, cioè questo battere in ritirata praticamente farà sì che l'altra persona inizi a vedervi in un altro modo, ci sarà questo punto di incontro. Ora, abbiamo un asso di pentacoli al contrario, io non sento che inizierà subito qualche cosa di stabile, però è anche vero che con questo re di pentacoli c'è come un buon terreno da poter coltivare. Andiamo a vedere la vostra persona di interesse, quindi vi ho già detto prima che non importa il legame che avete con questa persona, semplicemente andiamo a vedere come si sviluppa la sua energia in questi 15 giorni. Ok. Allora, partiamo con un 7 di bastoni, 9 di spade, regina di denari, 8 di spade, temperanza, 7 di pentacoli, ci sono più o meno le stesse energie, 7 di bastoni, 7 di bastoni, 9 di spade e 8 anche qui, 10 di spade, regina di pentacoli, re di pentacoli, temperanza, temperanza, 7 di pentacoli, dov'è? 7 di pentacoli. Vediamo l'ultima cos'è. Regina di coppe. Ok.
Allora, diciamo che all'inizio del periodo questa persona potrebbe essere effettivamente un po' sulla difensiva con questo 7 di bastoni. Vi darete un po' il cambio, sento. Andiamo a vederlo. 9 di bastoni e la stella. È come se questa persona stesse proteggendo i suoi spazi. Io credo che possa essere in una fase dove sta ridimensionando, rivedendo magari la sua vita, magari la vostra relazione, però è anche vero che con questo 9 di spade ci sono parecchie preoccupazioni. Andiamo a vederlo. O il mazzo al contrario. Regina di coppe. E cavaliere di pentacoli, la regina di coppe ce l'avete già qui. Ho come la sensazione che questa persona pensi di non poter andare verso di voi, di non potersi avvicinare. Qui c'è parecchia barriera difensiva, devo dire. Potrebbe anche essere che qualcuno si possa chiedere se effettivamente è quello che questa persona vuole. Cioè, questa persona si sta chiedendo che cosa voglio io, è veramente quello che voglio, Vergine? E con questo cavaliere di pentacoli al contrario sento che l'energia è un po' bloccatina, un po' ferma, effettivamente. Ma c'è questo sovrappensiero con questo 9 di spade, c'è qualcosa che preoccupa. Potrebbe essere il fatto che non abbiate gli stessi desideri, che non abbiate gli stessi obiettivi, lo stesso modo di vivere la vita, anche mi viene da dire. Vi sento un po' più giocherelloni, un po' più leggeri, se vogliamo, rispetto a questa persona. Andiamo a vedere la regina di denari. Quattro di coppe e 10 di bastoni. Sento che anche questa persona, cioè è come se entrambe aveste una forte chimica, una forte attrazione l'un l'altra, vabbè, quella roba lì. Ma entrambe tiraste indietro. Se fosse perché, come vi ho detto prima, c'è una delle due persone che è sposata, che è impegnata, che magari ha come una realtà di vita, diciamo, un po' stretta, se vogliamo. Cioè, è un po' come se ognuno dei due tirasse un po' i remi in barca, come se dicesse no, con questa persona non si può fare, no, non siamo fatti l'uno per l'altra, non abbiamo lo stesso stile di vita, ma è un po' una cosa che vi è raccontata entrambe. Andiamo a vedere l'otto di spade. È come se ci fosse qualche cosa a livello mentale che non vi convince. 4 di bastoni e asso di coppe. Io credo che questa persona pensi di non potersi innamorare o pensi di non poter creare una stabilità con voi. Magari voi siete persone dinamiche, piene di voglia di fare, mentre l'altra persona è un po' più calma, un po' più pantofolaia e quindi c'è come la paura di non riuscire a incastrarsi. Per qualcuno è la paura di non riuscire a innamorarsi, per qualcun altro è la paura di non riuscire a stare in coppia, di voler rimanere liberi, diciamo così. Andiamo a vedere la temperanza. Il punto, secondo me, con questa temperanza è proprio dare il giusto. Guardate, 6 di pentacoli. E imperatrice, è proprio quello. Allora, se ve la devo dire tutta, sento che la lettura è molto improntata, impostata sul riportare l'equilibrio. Qui avete la giustizia 2 volte, la carta degli amanti, avete 6 di pentacoli, la temperanza 2 volte, il 4 di spade che è una carta di guarigione.
Quindi quello che sento è che c'è bisogno come di ritrovare una linearità in questa relazione, soprattutto se l'altra persona è ferma, per qualcuno sento che siete come in no contact. Io credo che questa persona abbia, come dire, o pensa di non essere all'altezza, o pensa di non potervi dare abbastanza. C'è come un momento di dubbio, se vogliamo, ma qui il segreto è proprio dare il giusto, né di più né di meno, e ricevere il giusto, né di più né di meno. Andiamo a vedere il 7 di denari. 7 di bastoni nuovamente e 3 di pentacoli. 3 di pentacoli l'ho già visto. No, me lo sono sognato. No, me lo sono sognato. Va bene. Allora, il 7 di pentacoli è una carta di attesa. Qui abbiamo un cavaliere di denari, qui abbiamo un 7 di pentacoli, tante temperanze, insomma, c'è come bisogno di prendere le cose con calma, di ristrutturare le dinamiche e gli equilibri di questa relazione o di questa situazione. Andiamo a vedere la regina di coppe, perché comunque tutto sommato qua si finisce con un re e qua con una regina. Quindi sento che da una parte ci sarà come consistenza del tipo io ci sono in questa relazione anche se non ti posso promettere che andremo a vivere insieme, che mi innamorerò, per la serie ho l'intenzione di, ma non garantisco. Allora abbiamo il re di bastoni e 8 di coppe. Io sento che andrete verso qualche cosa di più elevato con questo 8 di coppe. Per qualcuno mi verrebbe quasi da dire che scusate, potreste ridimensionare la relazione, cioè da amici intimi, tra virgolette, retrocedere ad amici e quindi magari conoscervi un po' meglio senza necessariamente dovervi far prendere dal fuoco e fiamme della passione. C'è tanta lentezza in questo periodo comunque, ragazzi, sento che sarete un po' così, un po' titubanti, più l'altra persona forse che voi, però anche voi avete la vostra buona dose. Avete bisogno con questo sole di trovare proprio la chiarezza mentale. È come se qualcuno di voi non capisse se è solo chimica o se effettivamente c'è qualcosa. E quindi qui vi, diciamo così, invitano a togliere quello che è la chimica per vedere se c'è qualche cosa oltre a quello. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Fotografie. Qui, allora, per qualcuno potrebbe essere una relazione che va avanti da un po' o con una persona che magari conoscete da un po', perché vi dice di guardare le foto come se ci fosse qualcuno che ha nostalgia, qualcuno che vorrebbe vivere qualche cosa in più, parla anche di creare nuove memorie. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, per i single, i segni zodiacali che vedo potrebbero essere Bilancia, Sagittario, Gemelli e Leone. Ultimo oracolo. Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Ma che bello, si tratta solo di mettere le cose in chiaro, mettere delle regole, mettere delle basi, imparare a darsi l'un l'altro in modo equilibrato, equo, giusto.
Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può scrivermi una mail o abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti, oltre a tutta la parte delle credenze limitanti, tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, come risvegliare la Kundalini, come lavorare con il terzo occhio, come si vede nell'etere, parliamo di astrale, di trascendere l'ego, insomma, ci sono praticamente tutti gli argomenti che io ho studiato e sto studiando in decenni, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!